Tabaram bam bam tabaram bam bam tabaram bam tabaram tiriram bam bam L'argomento di oggi ci aiuterà a capire un po' meglio l'evoluzione della nostra percezione dei suoni nei secoli e infatti parliamo del diapason, uno strumento fondamentale per l'accordatura degli strumenti. Il diapason è uno strumento sonoro formato da una forcella d'acciaio a due rami, detti rebbi, che se percossi danno un suono quasi puro, corrispondente alla della scala musicale. Come abbiamo accennato è usato la maggior parte delle volte per accordare gli strumenti e per dare la nota iniziale su cui appunto basare l'accordatura o intonare delle voci di un coro. Suono quasi puro perché, come già abbiamo visto nei video sull'acustica, sugli armonici naturali e sul temperamento equabile, il suono puro è generabile soltanto da apparecchiature elettroniche. È un suono prettamente artificiale proprio perché la forma d'onda è sinusoidale, perfettamente sinusoidale, e il risultato quindi è un suono completamente privo di armonici, cosa che in natura non esiste in nessun modo. I greci utilizzavano il termine diapason per indicare quella che oggi è detta ottava, ovvero l'intervallo compreso tra una nota e un'altra di frequenza doppia. L'etimologia del termine infatti deriva dal greco diapason col significato di attraverso tutte le note. L'invenzione del diapason può essere attribuita al trombettista inglese John Shore nel 1711 e il più comune è il diapason in La, che oscilla a una frequenza di 440 Hz, corrispondente alla della quarta ottava del pianoforte o, per intendersi meglio, il La immediatamente sopra il Do centrale. L'Hertz è un'unità di misura che determina eventi ciclici, ovvero qualsiasi evento che con una certa frequenza ritorna nel tempo. Heinrich Rudolf Hertz, un fisico tedesco di fine Ottocento, dà appunto il nome a questa unità di misura. Nelle vecchie pubblicazioni si trova l'unità di misura equivalente, cioè cicli per secondo, che appunto era l'unità di misura precedente al Hertz. Per primo dimostrò sperimentalmente l'esistenza delle onde elettromagnetiche il nostro Rudolf Hertz e infatti in suo onore nel sistema internazionale la frequenza è misurata in Hertz. Ma il diapason non è soltanto usato in ambito musicale, infatti piccoli diapason sono stati usati come generatori di frequenza standard in alcuni orologi. Particolari oscillatori a diapason sono utilizzati per la generazione di frequenze fisse in alcuni sistemi di sicurezza e in medicina il diapason è usato per trasmettere le vibrazioni per via ossea ed effettuare in questo modo diversi esami acustici. Ma tornando alla musica, dicevamo che il diapason definisce il La sopra il Do centrale che è fissato a 440 Hz, ma nel passato non è sempre stato così. Infatti, per eseguire musica barocca o musica classica, molto spesso si usa abbassare il diapason proprio per ricreare l'effetto sonoro dell'epoca. In ogni secolo, in ogni epoca diversa, quindi il nostro La, il diapason, era diversamente accordato, era posizionato a frequenze diverse, aveva un'altezza differente dalla nostra. Infatti, fino al XIX secolo non ci fu nessuno sforzo coordinato per determinare uno standard in campo musicale. L'intonazione variava ampiamente in tutta l'Europa. Non essendoci un riferimento comune, le altezze non solo variavano da luogo a luogo, ma c'erano grosse differenze anche all'interno della stessa città. Ad esempio, l'intonazione di un organo di una cattedrale inglese nel XVII secolo avrebbe potuto essere fino a 5 semitoni inferiore a quella utilizzata per uno strumento a tastiera da camera nella stessa città. Ad ogni modo, dobbiamo pensare che le frequenze di cui stiamo parlando si basano su misurazioni moderne e che questi dati non erano noti ai musicisti delle epoche passate. Nonostante filosofi, matematici, studiosi in generale avessero tentato di approcciarsi a uno studio delle frequenze sonore già nel XVII secolo, tali misurazioni non divennero scientificamente accurate fino al XIX.
In seguito, dopo varie catalogazioni di accordature e diapason delle città europee, si sentì la necessità di perlomeno avvicinarsi a un'accordatura simile e comune, in modo tale che l'interfacciarsi tra istituzioni musicali, orchestre, città o musicisti in generale diventasse più pratico, più chiaro, più facile ed immediato. Però addirittura prima della seconda metà del Novecento non si arriva a definire un'accordatura comune per tutti, e in Italia la frequenza della nota di riferimento per l'accordatura degli strumenti musicali è stabilita da una legge del 1989 che recita così: il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la nota La3, la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hz misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi. È sempre molto interessante scoprire la nascita e l'evoluzione di alcune cose che oggi per noi sono abituali e su cui non ci soffermiamo più di tanto, ma che comunque utilizziamo in tutta la nostra vita. Infatti, secondo me, in questo modo positivamente prendiamo coscienza della grande varietà del mondo che ci circonda, e da luoghi differenti, epoche differenti, possiamo capire quanto le cose che noi utilizziamo oggi erano diverse e concepite in maniera differente. Infatti, molti limiti che noi ci poniamo nella nostra vita per, non so, centrismo legato alla percezione che abbiamo oggi di alcune cose, beh, certo ci fa perdere una certa consapevolezza della ricchezza del mondo in cui viviamo. Bene, direi che per oggi ci possiamo fermare qua. Spero che questo approfondimento sia stato utile e vi sia piaciuto, e ci vediamo a un prossimo video.